Salve amici, ben ritrovati ancora in questo video. Oggi parliamo dei tipi di cottura. Partiamo dal fatto che tutto quello che si può cucinare sui fornelli o al forno si può fare anche al grill o al barbecue. E se vi dico tutto, intendo tutto, anche i dolci. L'unica differenza dalla cucina domestica è che con i dispositivi di cottura diamo il tocco di affumicatura ai cibi. Sarebbe assurdo cuocere i cibi sulla griglia senza fargli assumere quel sapore di rustico che solo questo tipo di cottura può dare, ma bisogna anche saperlo fare. Chiariamo subito una cosa: il grill è quella che noi intendiamo grigliare i cibi, carne sul fuoco ad alta temperatura. Il barbecue è un concetto completamente differente che non si accosta minimamente alla grigliata. È una cottura dei cibi lenta, affumicatura all'ennesima potenza e temperatura di cottura sono molto più basse. Il risultato è i cibi sono succolenti che si sciolgono in bocca. Invece buttare carne selvaggiamente sulla griglia senza nessuna consapevolezza è un grigliatore d'occasione in versione Pasquetta al parco. Se vogliamo ottenere dei buoni risultati finali bisogna avere bene in mente i nostri obiettivi finali e applicare i giusti metodi di cottura. Per farlo bisogna conoscerli. Che usiate dispositivi di cottura a carbone, a gas, elettrici o a pallet, i metodi di cottura fondamentali sono 3: cottura diretta, cottura indiretta e affumicatura, detta anche cottura all'americana o low and slow. Partiamo subito con il metodo più conosciuto, la cottura diretta, detta anche grigliata o grigliata all'italiana per intenderci. Consiste nel cuocere i cibi sulla griglia in ferro o ghisa adagiati in corrispondenza diretta della fonte di calore, che può essere generato dalla brace, dal gas, dalla resistenza elettrica o dal pellet. La cottura avviene per irraggiamento del calore diretto e le temperature sono superiori ai 350 gradi. Questo ci permette di cuocere velocemente i cibi, avendo sulla loro superficie esterna i famosi grill marks dovuti dalla reazione di Maillard, che è quella crosticina croccante tipica della grigliata che si forma sui cibi, ma il cibo all'interno sarà morbido e succoso. Nel caso della carne si dirà cotta al sangue. Questo metodo è indicato per la cottura dei cibi di piccolo-medio taglio. Cibi di grosso taglio rischiano di bruciarsi all'esterno e rimanere troppo crudi all'interno. Per la cottura a carbonella o con la brace, i cibi assumeranno un sapore influenzato dall'affumicatura dei legni usati, che sarà differente a seconda della topologia del legno stesso. Ancora non molto diffuso, ma oramai è possibile grigliare con il pellet, che di buona qualità si otterranno dei risultati simili. Per la cottura a gas o elettrico i cibi conserveranno un sapore più naturale, tranne per i cibi grassi come carne e pesce, che lasciando cadere i loro liquidi sulle parti roventi del dispositivo evaporeranno affumicando i cibi con i fumi del loro stesso grasso. La difficoltà in questa cottura, la cottura diretta, sono la gestione delle alte fiamme, che si sviluppano per colpa dei grassi in caduta, che devono essere prontamente estinte per evitare il bruciarsi dei cibi. Con i barbecue muniti di coperchio è possibile chiuderlo e bloccare l'ossigenazione, ma attenzione, non tenerlo troppo tempo chiuso, si rischia di affumicare eccessivamente i cibi facendogli assumere un sapore amarognolo. Passiamo al secondo tipo di cottura, la cottura indiretta. È praticamente l'equivalente di una cottura al forno, soltanto che i cibi saranno aromatizzati e affumicati dai legni che useremo. Per effettuare una cottura indiretta bisogna munirsi di un kettle, in pratica un barbecue con il coperchio, che più o meno riproduce le caratteristiche di un forno elettrico, a gas, a legna o quel che sia. I cibi non sono posti in corrispondenza diretta della fiamma, ma vengono posizionati al lato della griglia e la fonte di calore è posizionata sotto la griglia dal lato opposto da quello dei cibi. Praticamente nel kettle l'aria calda si propaga a circolo e indirettamente cuoce lentamente i cibi. Le temperature sono comprese tra i 120 e i 180 gradi.
in qualche rara occasione massimo 200 gradi. Nel caso del barbecue a gas abbiamo due zone differenti come nel barbecue a carbone, solo che da un lato ci saranno i bruciatori del gas accesi e saranno spenti dal lato dove saranno posizionati i cibi. Lo stesso vale per quei barbecue elettrici, bisogna tenere la resistenza in corrispondenza di cibi spenta. I barbecue a pellet hanno la camera di combustione separata da quella di cottura. La cottura qui è lenta, lunga e dolce. Si possono cuocere e affumicare cibi di piccolo e grosso taglio come l'arrosto, un pollo intero o un pesce. Un esempio, il salmone affumicato. Ma si possono fare anche lunghe cotture per le ribs, le salsicce. Avranno una consistenza diversa rispetto alla tradizionale. In questo tipo di cottura la prerogativa è avere un valore della temperatura fisso e costante. Per stabilizzarla bisogna avvalersi di metodi già sperimentati come il metodo Minion e il metodo Snake. Per conoscere in dettaglio vi invito a consultare il video suggerito qui in alto o cliccate il link in descrizione. Passiamo all'affumicatura, la low and slow o barbecue all'americana. Come nella cottura in diretta, anche qui i cibi sono separati dall'esposizione diretta della fiamma. Il dispositivo è sempre un kettle o si usa un apposito affumicatore. E la cottura avviene ad una temperatura ulteriormente bassa. Questa volta i margini sono tra gli 80 e i 100 gradi. La cottura è ancora più lenta. Questo tipo di cottura è utilizzato per tagli di carne di grandi dimensioni o decisamente corenacei. Ottima per gli alimenti che posseggono tessuto connettivo, che con la lunga cottura si ammorbidiscono. La cottura low and slow sfrutta l'acqua contenuta naturalmente nelle fibre della carne. Cuocendo infatti al di sotto della temperatura di ebollizione si evita che essa evapori, ottenendo come risultato una cottura uniforme e succosa. Le affumicature avvengono utilizzando del legno aromatico. Nel caso dei barbecue con i bricchetti o a gas si useranno dei chips di legno aromatico che bruciano generando molto fumo. Nel caso dei barbecue elettrici si useranno delle tavolette di legno di acero. Per gli affumicatori a pellet si usa il combustibile pellet aromatizzato con il legno che preferiamo, mentre per gli affumicatori veri e propri si usa la legna da ardere aromatica. Anche qui le temperature devono rimanere stabili e costanti e ci si aiuta sempre con il metodo Minion o metodo Snake. Anche qui vi invito a consultare il video suggerito qui in alto o cliccando il link in descrizione. La tempistica ovviamente è inversamente proporzionale alla temperatura di esercizio del nostro barbecue. Più bassa sarà la temperatura, più lunga sarà la cottura. Cosa possiamo cucinare con questo tipo di cottura? Sicuramente i grandi classici americani come il brisket, punta di petto di manzo, o il pulled pork, la spalla di maiale tutta sfilacciata e messa nel nostro bel panino. Hanno cotture che possono anche superare le 24 ore, dipende dalla dimensione e dal peso. Queste sono le cotture principali di cibi. Ognuno sceglie la preferita in base al proprio gusto. Non credo ci sia un modo giusto per la cottura, io credo che ogni cottura è giusta se soddisfa il proprio palato, ma vale la pena sperimentare tecniche nuove per scoprire nuovi gusti. Spesso in alcune tecniche di cottura la diretta si combina con la cottura indiretta, dando delle consistenze ancora più particolari ai nostri cibi. Le combinazioni sono infinite e la parola d'ordine è osare. Grazie per aver visto il mio video, vi chiedo di votarmi con un like se vi è piaciuto e vi invito ad iscrivervi al mio canale. Non perdiamoci di vista. Buon appetito a tutti!